alcune cose da sapere su di me. Io ho una testa allargata, la scappella bassa, il busto ingrossato, tutta la lunghezza del braccio un po' ridotta, la zona del femore ridotta, la zona della tibia ridotta. Io sono un nano. Ma come che sono? Sono la grande artista francese Toulouse-Lautrec. Il mio hobby, oltre a dipingere, è bere assenzio insieme ai miei amici rivoluzionari bohemian all'interno del bordello Moulin Rouge. Toulouse-Lautrec nasce da una delle più nobili famiglie francesi, ad Albi, a sud della Francia, il 24 novembre 1864. È per discendenza conte, ma lui aveva un'idea ben diversa della vita e sfuggirà a quella comoda e noiosa alla quale pareva destinato dai suoi nobili natali, per esplorare il mondo trasgressivo e affascinante di Parigi e quello nascosto dell'animo umano. A 18 anni Toulouse-Lautrec entra come allievo nello studio del pittore Fernand Cormon, dove conoscerà il grande maestro di quell'epoca, Van Gogh. Diventeranno molto amici e Toulouse-Lautrec gli farà anche un bellissimo ritratto. Un'amicizia talmente vera che indusse Toulouse-Lautrec a sfidare, sebbene le sue condizioni fisiche fossero davvero precarie, perché ricordiamo, oltre a essere nato con una malformazione fisica, aveva anche subito degli interventi per cadute che aveva fatto. Dicevo, lo sfiderà a duello un altro pittore, Henri Degreux, perché aveva osato mettere in dubbio la qualità tecnica della pittura di Van Gogh e l'ha snobbato. Tuttavia però l'episodio si concluse poi con delle pubbliche scuse che Degreux fece a Van Gogh. Il suo mondo sarà quello di Montmartre, un quartiere a pochi chilometri dalla sua sontuosa casa, ma ad una distanza abissale dalla vita a cui pareva fosse destinato. Così quell'uomo di bassa statura, alto 1,50 m a causa della picnodisostosi, una grave malattia delle ossa, che aveva portato al giovane a sviluppare un busto da adulto su gambe di fanciullo, diventerà uno dei protagonisti delle sfrenate notte parigine, caratterizzate dalle sue bevute di alcol, di assenzio e dalla frequentazione di poeti, ballerine e soprattutto prostitute che lui amava ritrarre nella loro vita quotidiana e nella loro intimità per cogliere la loro vera personalità nella Maison de la Rue de Moulin, una casa di appuntamenti fra le più famose di Parigi che lui frequentava assiduamente. Loro lo amavano per la sua simpatia e sensibilità, in quanto l'unico che le considerava donne vere e non solo donne di piacere. E a lui, questo personaggio nobile che aveva ripudiato la nobiltà a favore del mondo bohemien, che dobbiamo le immagini più vere e autentiche negli anni della Belle Époque parigina. A Montmartre, dove nel 1884 Toulouse-Lautrec apre il suo atelier, frequenterà assiduamente il Moulin Rouge, diventando un ospite fisso del celebre locale. In questo locale, forse ispirato dalle continue sbronze che prendeva assiduamente, dipingerà alcune delle sue opere più celebri, fra cui il famoso Ballo al Moulin Rouge.
deliziose le sue rappresentazioni dei baci, che non trascureranno neppure la diversità. Nel 1891 Toulouse-Lautrec, su consiglio di Van Gogh, si appassiona alla xilografia giapponese, influenza che si percepisce nella realizzazione dei suoi famosi manifesti pubblicitari, il più celebre è quello realizzato per il Moulin Rouge. Toulouse-Lautrec, con i suoi manifesti, fu uno dei primi a capire l'importanza della comunicazione visiva. Insomma, aveva raggiunto l'apice della sua carriera. Ma Toulouse-Lautrec, nel pieno della sua carriera artistica, morirà a 37 anni a causa della sifilide e dell'alcolismo, un problema che lo accompagnava fin dalla giovane età e da cui più volte proverà a fuggire senza successo. Lascia in eredità 31 manifesti, 350 litografie e oltre 600 dipinti che raccontano il cuore di un'epoca a cui spesso guardiamo con curiosità e malinconia. E concludo questo video con una sua massima.